Salve a tutti. Oggi parleremo dei vampiri. Parleremo di ciò che i vampiri significano. Parleremo del perché i vampiri hanno così impatto sull'immaginazione umana. Molte persone hanno avuto una fascinazione o un affascinamento da parte dei vampiri. Quello che affascina di più di questi personaggi è che sono immortali, come in fondo vorremmo essere tutti noi. Al di là dell'origine dei vampiri, il conte Dracula, eccetera, eccetera, l'immaginazione dei vampiri viene soprattutto dal fatto che i vampiri si nutrono di sangue e il sangue nell'inconscio collettivo è il simbolo dell'energia vitale, dell'emozione e quindi dell'energia vitale. Il vampiro rappresenta qualcosa dentro di noi. Diversa gente l'ha sognato. Il vampiro è colui che vampirizza e che ci vampirizza, però ci assicura l'immortalità. Se noi accettiamo di diventare vampiri, noi saremo immortali, ci nutriremo delle energie degli altri, ma non capiamo che ci nutriamo anche delle nostre stesse energie, perché vampirizziamo noi stessi. Il vampiro è la mente condizionata, perché la mente condizionata ci vampirizza, cioè ci toglie energia. La mente condizionata è quella che chiacchiera in continuazione dentro di noi. È quella che ci suscita problemi e che pretende di risolverceli, ma li suscita senza risolverli. La mente è quella che ci sottomette, oppure che ci fa ribellare in modo incongruo, in modo non razionale, in modo istintuale, non razionale. Allora, esiste un istinto cieco, che è la maggior parte dell'istinto delle persone. L'istinto cieco è quello della sopravvivenza. Il bambino è fortissimo e fa qualsiasi cosa pur di sopravvivere, cioè si sottomette agli adulti prestandosi a qualsiasi cosa. Il decenne musulmano si mette le bombe in tasca per andare a morire facendo saltare il nemico per compiacere il suo, fra virgolette, genitore musulmano. I bambini fanno qualsiasi cosa per piacere ai genitori. La mente è razionale o irrazionale? È mentale o istintuale? Viene cioè dall'istinto cieco, viene dall'istinto intelligente. La mente per diventare intelligente deve unirsi all'istinto e allora, come dicono gli alchimisti, i due producono un figlio che non somiglia ai suoi genitori, cioè che non somiglia né alla mente né all'istinto condizionato, né alla mente condizionata né all'istinto condizionato, perché viene fuori una creatura libera. Il vampiro è la mente che toglie energia e che vampirizza, perché continuamente ci critica, ci vuole modificare e ci toglie energie. Cioè è un genitore severo dentro di noi.
Freud lo avrebbe chiamato il superio, colui che sta al di sopra di noi. Il vampiro è quello che si immagina immortale perché è protetto dal genitore, quindi è figlio. Il vampiro è sempre figlio. Può avere il diritto di uccidere, di fare quello che vuole, però è sempre figlio. Almeno dentro di noi è sempre figlio. Per cui il simbolo del vampirismo è qualcosa che nella realtà esiste, a cominciare dalla mente che vampirizza le nostre energie. Quando attacca la mente condizionata non ne possiamo più, chiacchiera in continuazione, fa previsioni funeste in continuazione, ci fa vedere pericoli in continuazione. È pronta in genere anche a criticare e giudicare gli altri, ma non sempre. Ci sono persone che non giudicano gli altri ma giudicano se stesse. Ci promette l'immortalità, perché finché c'è il genitore noi siamo immortali. Perché il genitore del bambino protegge il bambino da qualsiasi cosa, o almeno questo pensa il bambino. Poi da adulti ci accorgiamo che i genitori non è vero che ci possano proteggere da tutto, ma dentro di noi rimane un bambino che si sente protetto dai genitori. Quindi c'è una parte più adulta che ha dei timori, ma una parte più antica che cerca la protezione del genitore, perché è l'unica valida. Il vampiro ci toglie le energie che ci servono per affrontare il mondo. Il vampiro è immortale perché finché noi siamo riparati dai genitori, siamo immortali, non possiamo morire. La paura dell'uomo, disse appunto Sigmund Freud, come ho già annunciato prima, è la paura maggiore, è la paura di morire. L'uomo non accetta la sua morte, anche se tutto intorno a sé passa e muore. Tempus fugit, ma nessuno se ne accorge. Quando cominciano ad avere sui 40 anni qualche dubbio viene, sui 50, oddio, sono a metà della vita, che è anche ottimistico, però cominciano a fare il bilancio della propria vita, che è assolutamente di testa perché non serve a niente, non conta quello che abbiamo fatto ieri, ma conta quello che siamo oggi, sempre, anche per un'ottuagenaria come me, conta cosa sono ora e cosa farò d'ora in poi. Quello che è stato non conta. Il qui e ora è questo. Quindi il vampiro promette l'immortalità. Il varcare le colonne d'Ercole, il varcare il muro di cinta, è il varcare la mente. Per scoprire il mondo bisogna varcare la mente e quindi diventare mortali e non essere più vampiri. Attenzione, esistono anche vampiri veri, non quelli delle creature mitiche, ma persone che riescono a vampirizzare le energie degli altri. Ve ne accorgete perché standogli vicino vi tolgono energie, vi sentite giù. A volte il sentirsi depauperati di energie può dipendere dal fatto che l'altro è depresso. Lì non è un vampirismo, è una la depressione si estende, si contagia, è un contagio, non è perché l'altro non è che sta meglio, non è che ha preso le nostre energie, è che noi per contagio diventiamo depressi a nostra volta. Se abbiamo molte energie riusciamo a non farci deprimere dal depresso, ma bisogna contare su parecchie energie. Ma ci sono delle persone che non sono depresse e che vampirizzano. E ce ne accorgiamo dopo, quando usciamo dal contatto con queste persone ci sentiamo molto giù.
Diceva un certo Kremers, che è stato un maghetto non c'è male di 2 secoli fa circa, dell'Ottocento, insomma, fine Ottocento. Lui diceva che esistono molte persone che vampirizzano e la gente non lo sa, e aveva ragione. Quindi stiamo attenti a chi contattiamo. Se una persona ci vampirizza, ci costringe ad ascoltarlo oltremodo, in genere, spesso i logorroici ci vampirizzano, però i logorroici sono tali per ansia, per cui vanno bloccati. Se li blocchiamo possiamo vedere che smettono di vampirizzarci, perché vampirizzano la nostra attenzione. Vampirizzando l'attenzione ci tolgono delle energie, perché la nostra attenzione non può restare viva troppo a lungo. Quindi il vampiro rappresenta la mente ci vampirizza e ci toglie energie. Scoprire questo è scoprire la necessità di eliminare la mente artefatta, che è poi la mente difensiva, ma è falsamente difensiva, perché in realtà non ci protegge, perché spesso ci fa ricorrere a pseudogenitori a cui ci affidiamo e che ci danno le fregature. Il vampiro affascina perché è immortale, come tutti noi siamo affascinati dall'immortalità. In realtà, se conoscessimo la vera vita, cioè quella che scopriamo quando cade la mente, ci farebbe orrore vivere troppo, figuriamoci essere immortali, ma già vivere molto a lungo ci farebbe orrore, perché noi abbiamo bisogno di passaggi. Ma questo lo scopriremo un po' più avanti. Quindi una delle cose da scoprire è la nostra mente vampirica. Il momento in cui noi la sconfessiamo, perché la vediamo com'è, perderla ci fa perdere l'immortalità, per cui non è facile. Naturalmente molti potrebbero dire: io so benissimo di essere mortale, ma tutti lo sanno. Non è vero. Lo sappiamo qui, ma non lo sappiamo qui. Quando penetra qui è sconvolgente. Il mito dell'affrontare la morte, che è mitico nel senso che poche persone lo fanno, cioè di affrontare la morte con l'anima e non con la mente, era chiamata dagli alchimisti la via dei re, la via degli eroi, secondo i casi. In realtà è la via delle persone coraggiose, o le persone che non vogliono le illusioni, le persone che vogliono la verità, le persone che vogliono liberarsi dalla loro infelicità permanente. E poter riconoscere il vampiro che è dentro di noi è il primo passo per debellarlo. Ce ne accorgiamo da quanto chiacchiera dentro di noi. Io ricordo che a suo tempo mi svegliai una mattina e dissi: che silenzio che c'è stamattina. E poi mi resi conto che il silenzio era dato dal fatto che la mia mente non parlava più, era caduta per sempre. Non eravamo più in due. Quando di due sarete uno, dice Gesù Cristo nel Vangelo, mi pare di San Tommaso, potrete dire alle montagne di gettarsi nel mare. Un po' esagerato, però certamente quando di due farete uno starete bene. E potrete fare molte più cose di ora, questo è vero. Nei sacri misteri spesso si diceva: ho portato il sacro vaso, che era l'anima, e sono stato nel letto nuziale, e cioè era avvenuto il connubio tra mente e anima, di due erano diventati uno.
E questo uno era uno dei segnali che davano quelli che avevano capito. Non so, per esempio nel San Giovanni Battista di Leonardo da Vinci c'è questa magnifica figura che fa il segno dell'uno con un'espressione piuttosto ironica, no? Come di colui che sa, e anche molto pagana, che fa pensare più a una specie di fauno che di essere umano, e lui indica che la realtà è una, la monade. Naturalmente passava per quello che indicava il cielo, ma l'espressione lo dice. Quindi l'unificarsi, che era poi rappresentato per esempio dall'immagine dell'unicorno, perché era un animale che aveva un corno, e il cavallo era essendo un animale naturale, cioè per lo più allevato per lo più libero in natura, o che comunque mantiene sempre una sua nobiltà d'animo, almeno così sembra, cioè non si lascia catturare troppo, se munito di questo corno era quell'animale mitico che si assoggettava solo a una vergine, si placava solo se stava nel grembo di una vergine. Allora cos'è la vergine? La vergine è l'anima. Quando è che l'anima è vergine? Quando è sgombra dai condizionamenti. Quando l'anima è sgombra dai condizionamenti, l'unicorno, cioè il pensiero unico, ovvero la monade, si assoggetta a lei, oppure alla Vergine viene inseminata dallo spirito universale, cioè Dio, e allora produce un figlio. Questa è una cosa molto arcaica che non ha inventato la Chiesa Cattolica. Quindi l'unicorno è un po' la mente e l'anima accoppiati, cioè la mente e l'istinto, l'essere che si è riunificato, no? E spesso nel Medioevo viene rappresentata la Madonna con l'unicorno, per esempio, perché viene accettato questo simbolo di realizzazione. E il vampiro è esattamente il contrario, è la mente che divora tutto, è la mente che toglie le energie, è la mente singola che vuole stare al di sopra degli altri, che vuole emergere, vuole essere immortale, cioè che non vuole seguire i cicli evolutivi della Terra, che si ribella, che ci vampirizza, che ci toglie energie e fa sì che noi non cogliamo la realtà del mondo che ci circonda. Questa ricerca della integrità dell'essere è stato adombrato da molti miti, come ad esempio il mito del Santo Graal, di cui si è scritto che era il sangue di Gesù Cristo, che era l'ira di Dio. E c'è una bella frase nel film Excalibur, un film che vi consiglio perché ha dei contenuti esoterici. Re Artù dice: non sapevo quanto la mia anima è vuota finché non è stata riempita. E quando è che viene riempita? Quando si toglie la mente artificiale, quando si tolgono i condizionamenti. I cavalieri partono alla ricerca del Graal perché devono arrivarci, lo dimostra il Parsifal, nudi alla meta, cioè il Parsifal precipita nelle acque e perde l'armatura e ritorna nudo alla meta, cioè nudo vuol dire senza le corazze della mente. L'essere corazzato è l'essere mentale, il guerriero è la mente e dà le sue difese, ampie difese, mentre l'essere nudi è vedere la propria anima. Quindi il vampiro è quello con cui ci identifichiamo, perché noi siamo spesso identificati nella mente, cioè noi siamo la mente che parla. Se ci mettiamo a guardare la mente e stiamo in un cantuccio,
ci accorgiamo che la mente esiste e che non siamo noi, ma è un'altra entità che sta dentro di noi, ma che non siamo noi, perché la pensa diversamente da quello che noi sentiamo. Il poter vedere la mente è far cessare il processo di identificazione nella mente. Noi siamo la mente, ma siamo anche altro. Allora, noi siamo quello che guarda la mente, per esempio. Possiamo guardare come la mente ci parla. Benissimo, già questo è salvare una parte che non è divorata dalla mente. Per cui osservare la propria mente è molto positivo. Ogni tanto possiamo anche bloccarla, soprattutto quando parte per la tangente e se ne va in posti assurdi, e allora la dobbiamo fermare in qualsiasi modo, magari dandoci da fare, lavorando, usando le mani, tutto quello che vogliamo. Però ci dobbiamo accorgere che lei c'è e che non siamo veramente noi. Ok, quindi il vampiro in ogni caso è la mente. Buongiorno a tutti.